La leggenda del mostro di Loch Ness, ne avrete sicuramente sentito parlare. Oggi, in questo video, vi presento il libro che racconta una storia che prende spunto da questa leggenda. Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Quanto è bello leggere le storie che raccontano delle leggende più famose, più strane, più bizzarre, come quella del mostro di Loch Ness, di cui vi parlerò subito dopo avervi ricordato che se vi piace questo canale potete iscrivervi e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche su ogni nuovo video che pubblicherò. Questo video fa parte della serie libri per bambini che piacciono anche ai grandi e se vi siete persi le precedenti puntate in descrizione vi metto tutti i riferimenti, così potete recuperare. Oggi parliamo di Water Horse, la leggenda degli abissi, un libro che appassiona grandi e piccoli, un libro che racconta la storia della nascita di un mostro e della sua fama. Io ho letto questo libro nella sua versione Kindle e quindi vi mostrerò qualche screenshot, ma posso dirvi che è un libro molto breve, circa un centinaio di pagine, che anche un bambino legge in poco tempo. Questo testo è stato scritto da Dick King Smith, un autore inglese del secolo scorso e un insegnante che nelle sue storie si è spesso ispirato alla sua esperienza in fattoria nei suoi primi 20 anni di vita. Dick infatti ha iniziato la sua carriera di scrittore piuttosto tardi, pubblicando il suo primo libro solo nel 1978, a 56 anni, ma presto ha recuperato, scrivendo molti altri libri e soprattutto vincendo molti premi. Uno dei suoi più famosi è Babe il maialino coraggioso, lo conoscerete sicuramente, dal quale è stato tratto un film, come del resto è stato tratto un film anche da questo qui, da Water Horse. La storia si svolge nella Scozia degli anni 30 e tutto ha inizio quando i due fratellini Christy e Angus, dopo una notte di tempesta, trovano sulla spiaggia un grande uovo che decidono di portare a casa e mettere nella vasca. All'inizio non sanno bene che cosa farsene, pensano anzi che sia un uovo privo di vita data la forte mareggiata del giorno prima, ma di lì a poco dall'uovo esce un piccolo mostriciattolo che il nonno riconosce essere subito come un Water Horse. Un mostro, dice lui, che diventerà molto grosso e che lui ricorda di aver visto quando era bambino in uno dei laghi vicino alla sua casa. L'esserino, al quale i due bambini daranno il nome di Crusoe e al quale si affezioneranno quasi subito, si rivela ben presto un gran mangione e finisce anche tutte le scorte di sardine rubate dalla dispensa della mamma. Il mostriciattolo cresce a vista d'occhio e ovviamente si presenta subito la necessità di trovargli un posto più adatto, non può certo rimanere nella vasca da bagno. Come prima soluzione iniziano col collocarlo nella vaschetta dei pesci rossi in giardino, ovviamente dopo aver messo al sicuro i pesci. Dopo un po' anche questo spazio diventa troppo piccolo per lui e quindi decidono di trasferirlo nel laghetto vicino a casa, quello che loro chiamano il Locan. Il papà dei bambini è un marinaio e sta lontano dalla famiglia molti mesi all'anno, ma ogni volta che torna in licenza si preoccupa e si occupa di gestire questo loro amico animale, che diventa sempre più grande. È proprio nel periodo dell'ultima licenza che il papà decide che è arrivato il momento di spostarlo ancora una volta e di portarlo in un lago molto più grande, un po' più lontano dalla loro casa. Se il primo spostamento non è stato facile e si sono serviti della carriola del nonno, quest'ultimo diventa davvero un'avventura. Il lago in cui lo porteranno è proprio quello diventato famoso per il mostro di Loch Ness. Che ne dite? Vi sta piacendo questa storia? Qual è la leggenda che più vi ha appassionato da bambini? Raccontatemelo nei commenti e magari possiamo condividere anche nuovi spunti per nuove letture. Questo romanzo è ambientato sulla costa occidentale della Scozia, in luoghi reali che io sono andata un po' a spulciare sulla mappa. Vicino a casa si parla genericamente di un locan, che secondo il dizionario Collins in gallese significa piccolo lago. Considerando però le descrizioni che l'autore fa del paesino in cui vivono, la zona potrebbe essere proprio una non molto distante dal lago di Loch Ness e vicino a una città chiamata Fort Augustus. Questo romanzo in Italia è stato pubblicato nella collana Gli Istrici da Salani Editore ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 9 anni in su, ma secondo me è ben fruibile anche da bambini un pochino più piccoli. Il linguaggio utilizzato è molto semplice, il font è molto largo e il linguaggio appunto è divertente, scanzonato e adatto a tutti coloro che vogliono leggere qualcosa di leggero. Quindi adatto anche a noi adulti, magari come lettura estiva, perché no? Un aspetto che mi è piaciuto veramente tanto nella struttura di questo racconto è il cambio di punto di vista che ogni tanto il narratore ci concede.
Sempre in terza persona, in alcuni momenti salienti, racconta le sensazioni e la storia dal punto di vista di Crusoe, cioè dal mostriciattolo, ed è molto divertente come uno stesso episodio venga visto in un modo dai giganti, cioè come Crusoe chiama gli umani, e dal vero gigante, cioè da Crusoe. Ciò che ho amato di più in questa storia è il fatto che questo mostro, con la sua simpatia, riesce a riunire questa famiglia, sollevandola un po' dalla tristezza di una vita in povertà, in un periodo difficile per l'umanità, sono gli anni 30 del secolo scorso, e lontano anche dal papà, imbarcato su mari lontani. Bello sarebbe abbinare questa lettura anche alla visione del film, che da ciò che ho letto un po' in giro è stato ampliato nella trama e risulta essere anche molto emozionante. Voi l'avete visto il film? Bene, fatemi sapere se avete notato delle differenze, qualcosa, se vi è piaciuta questa storia, se avete letto il libro o se avete visto il film. Anche per oggi ho finito, se questo video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo con chi volete, iscrivetevi e attivate la campanella, così saprete subito quando ne arriverà un altro. Attendo di sapere nei commenti anche se vi piace questo genere di video. Ciao, vi aspetto, alla prossima!